Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Il 15 maggio, dopo un confronto tra le parti iniziato a febbraio, Acea ha formalmente sottoscritto insieme alle organizzazioni sindacali la Carta della persona e della partecipazione di Acea, il protocollo che delinea un rinnovato modello di relazioni industriali fondato su un'interlocuzione ancora più partecipativa e integrata. Obiettivo dell'intesa: accrescere le professionalità aziendali, il benessere individuale e collettivo, rafforzare le relazioni sindacali e il coinvolgimento delle persone, azioni i cui benefici incideranno anche sulla qualità dei servizi erogati. Nel far questo il concordato mette a terra diverse importanti iniziative: l'internalizzazione di alcune attività svolte in appalto, lo sviluppo di percorsi formativi coprogettati, la valorizzazione del personale con più anzianità di servizio e interventi di ammodernamento degli spazi di lavoro. L'intesa introduce inoltre nuove misure volte a migliorare l'equilibrio tra vita familiare e lavoro e a potenziare la formazione aziendale. Le prime intese in materia di internalizzazione e welfare verranno siglate dalle parti entro la fine di giugno. Per noi la firma di questo protocollo è un passo significativo, date le sfide che dovrà affrontare l'azienda nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Riteniamo che una maggiore partecipazione delle persone sia anche nella gestione e nello sviluppo dell'azienda sia fondamentale per affrontarle meglio e essere pronti insieme a vincere tutte le sfide che dovrà affrontare il gruppo in futuro. Questo protocollo segna un cambio nella gestione anche delle relazioni industriali, con appunto che premierà una maggiore partecipazione di tutti, finalizzata soprattutto a crescere le professionalità all'interno del gruppo. Un commento all'accordo firmato oggi pomeriggio. Allora, oggi è stato sottoscritto un importante protocollo, la Carta della persona e della partecipazione, che ha un valore fondamentale, si inserisce nel solco delle relazioni industriali di alto profilo che già contraddistinguono il nostro gruppo, ma le rafforza ulteriormente mettendo al centro la persona e il coinvolgimento e la partecipazione. Questo perché Acea ritiene che le grandi sfide del nostro prossimo futuro si potranno raggiungere solo attraverso l'apporto motivato delle nostre persone e attraverso delle relazioni sindacali forti, importanti, che valorizzano il coinvolgimento e la partecipazione. Un commento all'accordo firmato oggi pomeriggio. Allora, siamo contenti di aver firmato questo protocollo, ma ancor più contenti lo saremo quando l'accordo spiegherà i suoi effetti, che a nostro giudizio saranno molto positivi. E anche noi siamo felici della firma di questo accordo, che è veramente rilevante per l'importanza che dà alla persona e alla sua integrazione con il territorio e enuncia i principi e i valori. Siamo tutti in attesa della attuazione e implementazione di tutti questi principi. Auguri a tutti. Allora, questo accordo ci consentirà, speriamo, di raggiungere un obiettivo, che è il cambiamento all'interno dell'azienda, che sarà bene dei lavoratori. Allora, la firma di questo accordo noi ci trova favorevoli, perché è l'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo modo di pensare all'interno dell'azienda, di mettere le persone al centro. Noi vigileremo perché questo accordo venga attuato nel migliore dei modi, perché siamo figli di un passato in cui le buone volontà poi si sono scontrate con attuazioni poco felici. Sì, oggi diciamo che abbiamo formalizzato quanto già condiviso da tempo e quindi la volontà di creare i presupposti per un protocollo che ha già nel titolo quelle che sono le intenzioni che noi vorremmo far atterrare per tutti i lavoratori, ma più in generale per Acea e per gli utenti. Una giornata importante sia per il gruppo sia per le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto questo protocollo. Dal titolo, come ha detto il collega, già c'è il riassunto di quello che è l'importanza di questa carta, la partecipazione e la persona. L'attenzione alla persona è fondamentale per il gruppo e per le organizzazioni sindacali.
Questo protocollo è stato un grande lavoro di squadra fra queste organizzazioni sindacali e il management di Acea. Il titolo la dice lunga sull'importanza di questo protocollo e inizia un percorso nuovo di relazioni industriali che già erano efficaci all'interno del gruppo, ma continueranno ad esserlo. È un protocollo moderno, attuale, che raccoglie i problemi che oggi incontrano i lavoratori, non solo quando lavorano ma anche quando non lavorano, rispetto ai problemi che hanno in famiglia, rispetto al welfare. Noi ci auguriamo che altre aziende vogliano seguire l'esempio di Acea. Con l'inaugurazione avvenuta il 17 maggio, la rete di imprese formata da Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS e NextChem dà il via ufficiale alla roadmap che porterà alla realizzazione di Road Rome Advanced District, il primo distretto di innovazione tecnologica all'interno dell'area del gasometro di Roma Ostiense, dedicato alle nuove filiere energetiche, aperto a collaborazioni di ricerca industriale con il mondo accademico e abitato da start-up e PMI innovative. Il nuovo ecosistema dedicato alla transizione energetica, all'economia circolare, alla protezione delle risorse idriche e alla mobilità sostenibile, oltre a costituire un polo di osservazione sui dati e trend relativi alle principali trasformazioni del mercato del lavoro, andrà a dare nuova vita a un'area urbanistica della capitale di circa 13 ettari e risalente ai primi del Novecento, di assoluta rilevanza dal punto di vista storico-industriale. Prima pietra miliare del progetto sarà lo sviluppo di un ambiente in metaverso, strumento che servirà a realizzare uno dei primi obiettivi di ROAD, una proposta di quartiere energetico del futuro. Il nuovo laboratorio di ricerca avanzata costituirà anche un volano per favorire l'upskilling e il reskilling per le aziende partner e incentivare i processi interni di co-innovazione. L'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, l'Infrastruttura e l'Ambiente ha aperto il bando Life Clean Energy Transition 2023, il dispositivo che finanzia il 95% dei costi per progetti che accelerano la transizione verso l'energia pulita. Il bando mette a disposizione 99 milioni di euro e copre 13 ambiti di intervento progettuale, tra cui il coinvolgimento dei cittadini nella transizione energetica, l'attrazione di finanziamenti privati per l'energia sostenibile, lo snellimento e la facilitazione per l'approvazione di progetti a livello locale e regionale e l'accrescimento delle competenze a livello industriale e nel settore dei servizi. Le candidature possono essere inviate entro il 16 novembre 2023 tramite il portale delle opportunità di finanziamento e appalti della Commissione europea. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.